Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questa recensione vi parlerò di Headmaster, gioco sviluppato da Atos ed Erdon, di cui potete seguire lo sviluppo sul loro Patreon. In un non troppo distante futuro, una piccola nazione è in crisi. Il numero degli studenti che si diplomano è in calo e il numero di disoccupati è in continuo aumento. Noi vestiremo i panni di uno psicologo, che ha ideato un metodo innovativo per migliorare le prestazioni scolastiche degli studenti. Colpito dalle nostre scoperte, un facoltoso uomo d'affari ci offrirà un posto come preside in una delle sue scuole, dove avremo diverse opportunità per dimostrare la validità dei nostri studi. Per quanto riguarda il gameplay, Headmaster è una visual novel, con uno stile di gioco sandbox. Subito dopo il prologo saremo liberi di muoverci all'interno della mappa di gioco e visitare tutti gli edifici disponibili. Nei menu avremo la possibilità di visionare la sezione dedicata ai personaggi, che ci darà una panoramica sulle loro caratteristiche principali, che si aggiorneranno man mano che la storia andrà avanti. Inoltre troveremo l'inventario, che nel tempo si riempirà dei vari oggetti che compreremo in negozio o troveremo in giro per la mappa. Ed infine la sezione dedicata alle quest, che ci sarà di grande aiuto per capire con che personaggi interagire e quale sarà il giorno della settimana adatto per trovarlo. C'è da dire che nel gioco sono presenti molte statistiche da dover aumentare per poter svolgere alcune interazioni, e durante il proseguimento della storia alcune di queste si abbasseranno, ed in alcuni casi porteranno al game over se raggiungeranno lo zero. Voglio mettere in chiaro che il gioco ci mette un po' ad ingranare, e per tutto il periodo iniziale le interazioni con i personaggi saranno ridotte, ma una volta che alcune abilità saranno state sbloccate, il gioco lascerà più libertà al giocatore, diventando decisamente più divertente. Parlando della storia, questa l'ho trovata personalmente molto carina. Il concetto che sta alla base di questa, per quanto probabilmente inverosimile, è sicuramente ben pensato e permette di creare diverse situazioni divertenti. Sicuramente un'altra caratteristica che rende il gioco meritevole sono i personaggi, che oltre che essere tanti, sono tutti ben caratterizzati, e il nostro protagonista adotterà un metodo comportamentale pensato apposta per ognuno di loro, rendendo le interazioni sempre differenti. If you think you can graduate from this school without kissing my cock, you are dead wrong. Adesso parlerò di uno dei punti dolenti del gioco, che in questo caso è il render. Questo a mio avviso non è a livello di altri giochi realizzati con lo stesso motore grafico, e non rende giustizia ai molti personaggi, che sono spesso poco dettagliati. Non posso però dire lo stesso delle animazioni, che come spesso capita in giochi con questo stile, sono ben fatte e abbastanza belle da vedere. È il momento di elencare i pregi e i difetti del gioco, e tra i pregi inizio con la storia, che ho trovato originale e divertente. Continuo con il numero dei personaggi, che sono molti e probabilmente potrebbero aggiungersene altri in futuro. Le animazioni, che sono ben fatte, ed infine musica e suoni, che sono ben utilizzati. Mentre tra i difetti inserisco il render, che è un po' sotto la media, ed il grind, che anche se non eccessivo, in determinati momenti si sarà costretti a ripetere certe azioni, per cercare di portare avanti la statistica necessaria per il proseguimento della storia. Adesso come al solito è il momento del voto, ed in questo caso quello che mi sento di dare si aggira attorno al 7,5. The Headmaster, anche se con qualche problema, è a mio avviso un gioco molto divertente, e aspetto di vedere come si evolverà. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore ed inoltre voglio informarvi della presenza di una mod che cambia i dialoghi in italiano in caso foste interessati. E se avete qualche domanda da farmi o volete dirmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!